C'è un momento ogni estate in cui l'Italia intera fa la stessa cosa. Chiude la porta di casa, carica la macchina e parte. Le vacanze estive non cominciano in spiaggia. Cominciano prima, tra borse aperte, elenchi scritti a metà e strade piene. E questo rito della partenza ha un vocabolario tutto suo, che oggi impariamo insieme. Si comincia sempre da lì, fare le valigie. Fare le valigie, preparare i bagagli, mettere dentro tutto quello che serve per il viaggio. Ho fatto le valigie in mezz'ora e infatti ho dimenticato il caricabatterie. Attenzione, ha anche un senso figurato. Chi fa le valigie se ne va, chiude un capitolo, cambia aria. E tu le valigie non le sai fare, Giovanni. Porti sempre tutto l'armadio. Io preferisco viaggiare leggeri. Viaggiare leggeri, portare con sé solo l'essenziale, poche cose scelte bene. Quest'anno viaggiamo leggeri, uno zaino a testa e via. È una filosofia prima ancora che una tecnica. Meno pesi ti porti dietro, più sei libero. Poi c'è la parola che ogni agosto torna nei telegiornali, l'esodo estivo. L'esodo estivo, la partenza in massa di milioni di italiani verso le vacanze, tutti negli stessi giorni. È cominciato l'esodo estivo, autostrade piene da nord a sud. È una parola quasi biblica e in effetti la scena è di proporzioni epiche. E con l'esodo arriva il bollino nero. Il bollino nero, il giorno di traffico più intenso dell'anno, segnato in nero sul calendario delle autostrade. Sabato è bollino nero, noi partiamo venerdì sera. Esiste anche il bollino rosso, un gradino sotto. Gli italiani studiano questi bollini come si studia un bollettino di guerra. Quando finalmente si parte, l'espressione giusta è mettersi in viaggio. Mettersi in viaggio, partire davvero, iniziare concretamente il viaggio. Ci siamo messi in viaggio dopo pranzo, con calma. Rispetto a partire, sottolinea il momento esatto in cui si comincia, le chiavi girate, la strada davanti, la casa nello specchietto. I più strategici scelgono di partire all'alba. Partire all'alba, mettersi in strada prestissimo, quando il sole sta appena sorgendo, per evitare il traffico. Siamo partiti all'alba, alle 10 eravamo già al mare. È la specialità dei papà italiani. Sveglia alle 4, figli in macchina ancora mezzi addormentati e via. Il mio, alle 4, aveva già controllato l'olio 2 volte. E prima di entrare in autostrada, sempre fare il pieno. Fare il pieno, riempire completamente il serbatoio di benzina. Facciamo il pieno adesso, così non ci fermiamo più. Si usa anche in senso figurato, fare il pieno di energie, di sole, di ricordi. Ma una sosta resta sacra, l'autogrill. L'autogrill, l'area di servizio in autostrada, dove ci si ferma per il caffè, il panino, 2 passi. Ci vediamo al prossimo autogrill per un caffè veloce. Era il nome di un'azienda, è diventato la parola di tutti. Il panino mangiato in piedi all'autogrill è un piccolo rito nazionale. E a chi parte c'è una sola cosa da dire: buone vacanze. Buone vacanze è l'augurio che si fa a chi va in vacanza. Allora ci vediamo a settembre, buone vacanze. In agosto si dice a chiunque, ai colleghi, ai vicini, al barista. È il saluto ufficiale dell'estate italiana. Le espressioni di questa sezione sono fare le valigie per preparare i bagagli, viaggiare leggeri per portare solo l'essenziale, l'esodo estivo per la grande partenza di agosto, il bollino nero per il giorno di traffico peggiore, mettersi in viaggio per iniziare il viaggio, partire all'alba per la partenza strategica del mattino, fare il pieno per riempire il serbatoio, l'autogrill per la sosta in autostrada e buone vacanze per l'augurio a chi parte. Arrivati al mare, l'italiano scopre che la spiaggia non è un posto solo, è un sistema, con le sue regole, i suoi ruoli e le sue gerarchie. E al centro di questo sistema c'è un'istituzione che chi impara l'italiano deve assolutamente conoscere, perché non esiste quasi da nessun'altra parte nel mondo. Parliamo dello stabilimento balneare. Lo stabilimento balneare è la spiaggia attrezzata e gestita, con ombrelloni a pagamento, bar, docce e servizi. Andiamo sempre allo stesso stabilimento balneare, da 20 anni. Si chiama anche Lido o semplicemente Bagno, il Bagno Marisa, il Lido Aurora. Per molte famiglie è una seconda casa estiva. E il re dello stabilimento è lui, l'ombrellone.
L'ombrellone è il grande ombrello piantato nella sabbia che fa ombra per tutta la giornata. Abbiamo l'ombrellone numero 12, seconda fila. Non è solo un oggetto, è un indirizzo. In spiaggia le persone si trovano così. Siamo sotto l'ombrellone verde, vicino al bar. Sotto l'ombrellone c'è la sdraio. La sdraio è la sedia di tela pieghevole su cui ci si distende a leggere o a riposare. Passo il pomeriggio sulla sdraio con un libro. Attenzione al genere, si dice la sdraio, femminile, anche se finisce in o. Un piccolo trabocchetto che tradisce subito lo straniero. Su tutto questo veglia il bagnino. Il bagnino, la persona che sorveglia la spiaggia e i bagnanti, pronta a intervenire se qualcuno è in difficoltà in acqua. Il bagnino ha fischiato perché eravamo troppo a largo. Torre bianca, fischietto, abbronzatura perfetta, il bagnino è una figura mitologica dell'estate italiana. Poi c'è la cabina. La cabina è la piccola stanza di legno dove ci si cambia e si lasciano le proprie cose. Mi cambio in cabina e arrivo. Nelle famiglie che vanno nello stesso stabilimento da generazioni, la cabina si tramanda quasi come un bene di famiglia. Dentro c'è di tutto: giochi, sedie, ricordi. E siccome siamo in Italia, anche la sabbia ha le sue gerarchie. C'è chi paga per la prima fila. La prima fila è la fila di ombrelloni più vicina al mare, la più richiesta e la più cara. E quest'anno abbiamo preso la prima fila, un lusso. Davanti solo acqua. È lo status symbol della spiaggia. Chi non vuole pagare sceglie la spiaggia libera. La spiaggia libera è il tratto di costa gratuito, senza ombrelloni né servizi. Porti tutto tu. Noi andiamo alla spiaggia libera, ombrellone nostro e panini. È la scelta di chi ama la libertà e accetta un po' di organizzazione in più e qualche comodità in meno. E i veri affezionati fanno l'abbonamento stagionale. L'abbonamento stagionale è pagare in anticipo l'ombrellone per tutta l'estate, da giugno a settembre. Con l'abbonamento stagionale il nostro posto è sempre quello. È molto più di un contratto, è una dichiarazione di fedeltà. Stesso stabilimento, stesso ombrellone, stessi vicini, ogni anno della vita. I vicini di ombrellone poi sono quasi parenti, ci si rivede ogni estate, si guardano crescere i figli. Tu, Giovanni, sei cresciuto così, no? Esatto, ombrellone 18, terza fila. La prima fila era un sogno proibito. Le espressioni di questa sezione sono lo stabilimento balneare per la spiaggia attrezzata, l'ombrellone per l'ombra e il punto di riferimento, la sdraio per la sedia di tela pieghevole su cui ci si distendere, il bagnino per chi sorveglia i bagnanti, la cabina per cambiarsi e lasciare le cose, la prima fila per gli ombrelloni davanti al mare, la spiaggia libera per il tratto gratuito senza servizi e l'abbonamento stagionale per l'ombrellone di tutta l'estate. Prima di stendersi al sole, però, bisogna equipaggiarsi. La borsa da spiaggia di una famiglia italiana è un piccolo miracolo di organizzazione. Dentro c'è tutto e ogni oggetto ha il suo nome preciso. Oggi apriamo quella borsa, oggetto per oggetto. Il primo è ovvio, il costume da bagno. Il costume da bagno, l'indumento che si indossa per andare in acqua e stare al sole. Ho comprato un costume da bagno nuovo per le vacanze. Nella lingua di tutti i giorni si accorcia, il costume. Hai preso il costume? È la domanda che apre ogni estate. Poi, ai piedi, le infradito. Le infradito, i sandali di gomma con la striscia che passa tra le dita. Con questo caldo vivo in infradito da giugno. Femminile plurale, le infradito. Il rumore delle infradito sul lungomare è una delle colonne sonore dell'estate italiana. Da stendere sulla sabbia serve il telomare. Il telomare, l'asciugamano grande e colorato che si usa in spiaggia per sdraiarsi o asciugarsi. Stendi il telomare qui, all'ombra. Non chiamatelo asciugamano e basta. Il telomare è una categoria a parte e in ogni casa ce n'è una collezione infinita. Poi l'oggetto più importante di tutti, la crema solare. La crema solare, la crema che protegge la pelle dal sole. Metti la crema solare, che il sole oggi è fortissimo. Le mamme italiane la nominano ogni 10 minuti. È insieme un prodotto e un atto d'amore. E c'è il verbo che la accompagna, spalmarsi la crema.
Spalmarsi la crema, stendersi la crema sulla pelle, con le mani, dappertutto. Mi sono spalmato la crema 3 volte, non si sa mai. Si usa anche per la schiena degli altri. Me la spalmi tu sulla schiena? La frase che apre 1000 amicizie da spiaggia. E a fine giornata sulla pelle resta lei, la salsedine. La salsedine, il sale del mare che, asciugandosi, rimane sulla pelle e nei capelli dopo i bagni. O ancora la salsedine addosso, doccia e poi a cena. Per qualcuno è un fastidio, per molti è il profumo stesso dell'estate. C'è chi rimanda la doccia apposta per portarsela addosso ancora un po'. Ma chi prende troppo sole finisce per scottarsi. Scottarsi, bruciarsi la pelle per il troppo sole, diventando rossi e doloranti. Mi sono scottato le spalle il primo giorno, che disastro. Si dice anche in senso figurato. Chi si è scottato una volta poi sta più attento. Vale per il sole e per la vita. Tu ti scotti ogni anno, Giovanni, ogni singolo anno. Nella borsa poi c'è la borsa frigo. La borsa frigo, la borsa termica che tiene in fresco acqua, frutta e panini. Ho messo tutto nella borsa frigo, così resta freddo fino all'una. È il segreto delle famiglie organizzate. Dentro c'è sempre più cibo del previsto. E per i più comodi c'è il materassino. Il materassino, il materasso gonfiabile su cui si galleggia in acqua o ci si stende in spiaggia. Mi addormenterei sul materassino, cullato dalle onde. Attenzione però, la corrente lo porta via che è un piacere e il bagnino lo sa bene. Le espressioni di questa sezione: il costume da bagno per l'indumento del mare, le infradito per i sandali di gomma, il telo mare per l'asciugamano da spiaggia, la crema solare per proteggere la pelle, spalmarsi la crema per stenderla addosso, la salsedine per il sale del mare sulla pelle, scottarsi per bruciarsi la pelle, la borsa frigo per tenere tutto in fresco e il materassino per galleggiare in acqua. E poi, finalmente, l'acqua. Entrare in mare sembra un gesto semplice, ma per gli italiani è un piccolo teatro. C'è chi corre, chi entra 1 centimetro alla volta lamentandosi, chi discute della temperatura come fosse politica, e ogni scena ha le sue parole. Tutto comincia sul bagnasciuga. Il bagnasciuga, la striscia di sabbia bagnata dove arrivano le onde, il confine tra spiaggia e mare. I bambini giocano sul bagnasciuga con i secchielli. È il posto delle passeggiate a piedi nudi. Si cammina per chilometri con l'acqua alle caviglie, parlando del più e del meno. I coraggiosi non camminano, preferiscono tuffarsi. Tuffarsi, entrare in acqua saltando, di colpo, magari a testa in giù. Mi sono tuffato subito, senza pensarci 2 volte. È anche figurato, tuffarsi in un progetto, in una nuova vita. Chi si tuffa non fa domande. Prima salta, poi sente freddo. E una volta in acqua la specialità nazionale, fare il morto. Fare il morto, galleggiare sulla schiena, immobili, braccia aperte, occhi al cielo. Ho fatto il morto per 10 minuti, pace assoluta. Il nome è macabro, ma l'esperienza è pura felicità. È la meditazione ufficiale del Mediterraneo. Certo, tutto questo funziona se il mare collabora. Quando non collabora, si dice che c'è il mare mosso. Il mare mosso, il mare agitato, con onde alte, in cui è difficile o vietato nuotare. Oggi niente bagno, c'è il mare mosso e la bandiera rossa. Il contrario è il mare calmo, liscio come una tavola. E quando invece l'acqua è caldissima, gli italiani hanno un'immagine perfetta. L'acqua è un brodo. L'acqua è un brodo. L'acqua è talmente calda che non rinfresca nemmeno. A fine agosto qui l'acqua è un brodo. Detto sempre con mezza smorfia. Ci si lamenta, ma intanto nessuno esce dall'acqua. I più piccoli, in acqua, c'è il salvagente. Il salvagente, l'anello gonfiabile che si mette in vita per galleggiare senza rischi. Il bambino nuota col salvagente a forma di ciambella. La parola dice tutto. Salva la gente. Si usa anche in senso figurato, per qualcosa che ti salva in una situazione difficile. E i più piccoli ancora portano i braccioli. I braccioli, i 2 palloncini gonfiabili che si infilano sulle braccia dei bambini. Ha imparato a nuotare l'anno scorso. Niente più braccioli. Arancioni, quasi sempre. Toglierli per la prima volta è un rito di passaggio dell'infanzia italiana. Chi invece vuole esplorare porta maschera e boccaglio. Maschera e boccaglio. La maschera per vedere sott'acqua e il tubo per respirare restando in superficie. Con maschera e boccaglio ho seguito un branco di pesciolini.
Vanno sempre in coppia, come sale e pepe, nessuno dice mai solo uno dei due. E per andare veloci, le pinne. Le pinne, le calzature di gomma lunghe e piatte che spingono la nuotata. Con le pinne arrivo agli scogli in 2 minuti. Un consiglio pratico: si mettono in acqua, non prima. Camminare sulla sabbia con le pinne è lo spettacolo comico di ogni estate. Le espressioni di questa sezione sono il bagnasciuga per la striscia di sabbia bagnata, tuffarsi per entrare in acqua di colpo, fare il morto per galleggiare sulla schiena, il mare mosso per il mare agitato, l'acqua è un brodo per l'acqua troppo calda, il salvagente per l'anello che fa galleggiare, i braccioli per i palloncini dei bambini, maschera e boccaglio per esplorare sott'acqua e le pinne per nuotare veloci. La spiaggia italiana non è solo sole e nuotate, è un piccolo paese all'aperto, con i suoi suoni, i suoi giochi e i suoi sapori. Chiudi gli occhi sotto l'ombrellone e senti tutto, le voci, le racchette, una radio lontana. Ed è proprio lì che si impara l'italiano più vero. Cominciamo dal sapore assoluto dell'estate, la granita. La granita, ghiaccio finissimo tritato con succo di frutta o caffè, da bere e mangiare insieme, a metà strada tra una bibita e un gelato. Con questo caldo, una granita al limone torno in vita. In Sicilia è una religione, granita e brioche a colazione, e guai a discutere. Il resto d'Italia ringrazia e copia. Poi c'è il suono più famoso di tutti. Coccobello! Coccobello è il grido dei venditori che girano la spiaggia vendendo pezzi di cocco fresco. Coccobello! Cocco fresco! Lo senti da lontano, sotto il sole delle 2. È praticamente il canto dell'estate italiana. Chi lo sente una volta non lo dimentica più. Quel grido appartiene a una figura precisa, il venditore ambulante. Il venditore ambulante, chi cammina tutto il giorno sulla sabbia vendendo di tutto, cocco, ciambelle, teli, occhiali. Ho comprato una ciambella calda dal venditore ambulante. Ambulante viene da camminare, chilometri e chilometri, ombrellone dopo ombrellone, con la merce in spalla. Vicino alla riva del mare, intanto, si gioca ai racchettoni. I racchettoni, il gioco delle 2 racchette di legno e della pallina, avanti e indietro senza punteggio. Facciamo 2 tiri a racchettoni prima di pranzo? Non si vince e non si perde, si tiene la pallina in aria. Sport nazionale non ufficiale della spiaggia. Poi c'è la nave ammiraglia dell'estate, il pedalò. Il pedalò, la piccola imbarcazione a pedali, lenta e pacifica, spesso con lo scivolo. Abbiamo preso il pedalò e siamo andati al largo a fare il bagno. Si pedala in 2, chiacchierando, mentre il mare intorno fa il resto, romantico e faticoso insieme. Il pedalò di solito non si compra, si noleggia. Noleggiare, pagare per usare qualcosa per un tempo limitato. Un pedalò, una barca, una bicicletta. Abbiamo noleggiato un pedalò per 1 ora. Attenzione alla differenza. Si noleggiano le cose, si affittano le case. Un dettaglio che fa subito parlante esperto. E per i bambini, e per i papà che non vogliono ammetterlo, ci sono i castelli di sabbia. I castelli di sabbia, le costruzioni fatte con sabbia bagnata, secchiello e paletta. Abbiamo passato il pomeriggio a fare castelli di sabbia con il fossato. Cominciano i figli, finiscono i padri in ginocchio, concentratissimi. Il pedalò, di solito, non si compra, si noleggia. Noleggiare, pagare per usare qualcosa per un tempo limitato. Un pedalò, una barca, una bicicletta. Abbiamo noleggiato un pedalò per 1 ora. Attenzione alla differenza. Si noleggiano le cose, si affittano le case. Un dettaglio che fa subito parlante esperto. E per i bambini, e per i papà che non vogliono ammetterlo, ci sono i castelli di sabbia. I castelli di sabbia, le costruzioni fatte con sabbia bagnata, secchiello e paletta. Abbiamo passato il pomeriggio a fare castelli di sabbia con il fossato. Cominciano i figli, finiscono i padri in ginocchio, concentratissimi. E quando viene fame o sete, si va tutti al chiosco. Il chiosco, il piccolo bar sulla spiaggia, spesso di legno, che vende bibite, gelati e toast. Vado al chiosco, ti porto qualcosa? È il punto di ritrovo dell'estate, metà bar, metà piazza del paese. Ci si va in costume e infradito, con i piedi pieni di sabbia, e nessuno si stupisce. D'estate il codice di abbigliamento è sospeso fino a settembre. Le espressioni di questa sezione. La granita per il ghiaccio al gusto di frutta, coccobello per il grido dei venditori,
il venditore ambulante per chi vende camminando sulla sabbia, i racchettoni per il gioco delle racchette senza punteggio, il pedalò per la barchetta a pedali, noleggiare per pagare l'uso di qualcosa a tempo, i castelli di sabbia per le costruzioni dei bambini e il chiosco per il piccolo bar della spiaggia. Ma l'estate italiana non è fatta solo di mare, è fatta anche di caldo, un caldo serio che piega le città, svuota le strade alle 2 del pomeriggio e riempie le conversazioni, perché di caldo in Italia si parla moltissimo e con un vocabolario ricchissimo. La parola regina è l'afa. L'afa, il caldo umido e pesante che toglie il respiro, quando l'aria sembra ferma e appiccicosa. Oggi c'è un'afa terribile, non si respira. Non è il caldo secco della montagna, è quello delle città in pianura, che non ti lascia nemmeno di notte. 3 lettere piccolissime per una sensazione enorme. Quando senti dire afa, l'estate è entrata nel vivo. E l'aggettivo che l'accompagna è afoso. Afoso si dice di una giornata, di un pomeriggio, di un'aria carica di afa. È stata una giornata afosa, sono rimasto in casa fino alle 6. Se un italiano ti dice che il tempo è afoso, non sta solo descrivendo il meteo, si sta lamentando con eleganza e sta già sognando il mare o un temporale liberatore. Poi c'è una parola bellissima e antica. Il solleone. Il solleone. Il sole fortissimo del pieno mezzogiorno estivo nelle settimane più roventi. Non uscire adesso, c'è il solleone, aspetta le 5. Viene da sole più leone, un sole che ruggisce. Sotto il solleone si fermano perfino le lucertole. Quando il caldo dura giorni e giorni, i telegiornali parlano di un'ondata di caldo. Un'ondata di caldo, un periodo di temperature molto più alte del normale che arriva come un'onda e copre tutto il paese. È in arrivo un'ondata di caldo africano. Le danno perfino dei nomi mitologici, Caronte, Lucifero. L'Italia drammatizza, ma con stile. E in quei giorni la gente non parla, boccheggia. Boccheggiare, respirare a fatica a bocca aperta, come un pesce fuori dall'acqua. Alle 3 del pomeriggio boccheggiavamo tutti in ufficio. È il verbo perfetto dell'agosto cittadino, descrive il corpo ma anche lo spirito. La prima difesa è semplice: mettersi all'ombra. Mettersi all'ombra, spostarsi dove il sole non batte, sotto un albero, un portico, una tenda. Mettiamoci all'ombra che qui si scioglie anche l'asfalto. In estate l'ombra diventa un bene prezioso. Al parcheggio il posto all'ombra è conteso come un tesoro e al bar i tavolini sotto gli alberi si occupano un'ora prima degli altri. E la seconda difesa è un oggetto antico, il ventaglio. Il ventaglio, l'oggetto pieghevole che si agita con la mano per farsi aria. La signora si faceva aria con un ventaglio, elegantissima. Sembra un pezzo da museo e invece ogni estate torna, nelle chiese, sugli autobus, alle feste di paese. Ed è pure scenografico. Aprirlo con un colpo secco del polso è già mezza dichiarazione di stile. E la terza difesa si beve, la bibita ghiacciata. La bibita ghiacciata, qualsiasi bevanda fredda da frigorifero, piena di ghiaccio, che salva la giornata. Datemi una bibita ghiacciata e torno una persona civile. Attenzione però, i nonni italiani vi diranno che troppo ghiaccio fa male. Lo dicono da sempre, mentre bevono acqua fredda. Le espressioni di questa sezione: l'afa, per il caldo umido che toglie il respiro; afoso, per la giornata carica d'afa; il solleone, per il sole feroce di mezzogiorno; un'ondata di caldo, per i giorni di temperature record; boccheggiare, per respirare come un pesce; mettersi all'ombre per sfuggire al sole; il ventaglio, per farsi aria con eleganza; e la bibita ghiacciata per la bevanda che salva la giornata. C'è poi un giorno che sta al centro dell'estate come una capitale, il 15 agosto. Per capire l'Italia estiva bisogna capire quel giorno lì, cosa si fa, cosa si mangia e perché il paese intero sembra fermarsi per magia. Quel giorno ha un nome: Ferragosto. Ferragosto, la festa del 15 agosto,
il cuore delle vacanze italiane, il giorno in cui davvero nessuno lavora. Che fate a Ferragosto? Mare o montagna? Il nome viene dall'antica Roma, dalle ferie di Augusto. 2000 anni dopo, la domanda «Dove passi Ferragosto?» è ancora un affare di Stato e va fatta con settimane di anticipo. E se la festa cade vicino al fine settimana, scatta l'arte italiana di fare il ponte. Fare il ponte. Prendere un giorno libero tra una festa e il weekend per unire tutto in un'unica mini vacanza. Quest'anno Ferragosto è giovedì, facciamo il ponte fino a domenica. Un ponte, letteralmente, si costruisce sopra i giorni di lavoro. Il rito principale di Ferragosto è la grigliata. La grigliata, la cottura sulla griglia, all'aperto, di carne, pesce o verdure, tra fumo e amici. Ferragosto da noi, grigliata in giardino, portate solo la fame. C'è sempre un maestro autonominato della griglia che non lascia toccare niente a nessuno, dà ordini col forchettone in mano e accetta solo complimenti, sempre. Chi non ha il giardino organizza una scampagnata. La scampagnata, la gita di un giorno in campagna, con pranzo all'aperto e 0 programmi seri. Domenica scampagnata al fiume con tutta la famiglia. La parola contiene campagna e suona già allegra di suo. Si parte al mattino con le borse piene e si torna la sera con le scarpe sporche e il cuore leggero. In ogni caso si finisce sempre attorno a una tavolata. La tavolata, la tavola lunga e affollata delle grandi occasioni, parenti, amici, vicini, tutti insieme. Eravamo in 22, una tavolata infinita sotto gli alberi. Non è solo una tavola grande, è un modo di stare al mondo. Più si è, meglio si mangia. La sera il cielo fa la sua parte, i fuochi d'artificio. I fuochi d'artificio, gli spettacoli di luci ed esplosioni colorate nel cielo notturno. A Ferragosto guardiamo i fuochi d'artificio dal porto. In molti paesi di mare sono il gran finale della festa, tutti col naso all'insù, i bambini sulle spalle dei padri e l'applauso collettivo al botto più grosso. E il dolce ufficiale non è un dolce, è l'anguria. L'anguria, il frutto enorme, verde fuori e rosso dentro, freschissimo, simbolo dell'estate. Dopo la grigliata, anguria fredda per tutti. In alcune regioni si chiama cocomero. Tagliarla è una cerimonia. C'è sempre qualcuno che dice di saperla scegliere battandoci sopra le dita. E mentre tutti festeggiano, succede una cosa quasi magica. La città deserta. La città deserta, la città svuotata di Ferragosto, con le serrande dei negozi abbassate e le strade silenziose. Milano ad agosto è una città deserta, parcheggi ovunque. Chi resta la ama e la odia insieme. Tutto è tuo, ma tutto è chiuso. Le espressioni di questa sezione, Ferragosto, per la festa del 15 agosto, fare il ponte, per unire festa e weekend, la grigliata, per la carne alla griglia tra amici, la scampagnata, per la gita in campagna, la tavolata, per la tavola lunga delle feste, i fuochi d'artificio, per lo spettacolo nel cielo, l'anguria, per il frutto rosso dell'estate, e la città deserta, per le strade vuote di agosto. Ma prima di godersi tutto questo c'è una battaglia da vincere: trovare dove andare. Prenotare le vacanze in Italia è una disciplina con le sue leggi, il suo calendario e le sue parole tecniche. Chi le conosce risparmia soldi e nervi. La prima legge riguarda l'alta stagione. L'alta stagione, il periodo in cui vanno in vacanza tutti, luglio e soprattutto agosto, quando i prezzi salgono alle stelle. In alta stagione quell'albergo costa il doppio. Stesso mare, stessa camera, prezzo raddoppiato. È la matematica dell'estate. Il contrario è la bassa stagione. La bassa stagione, i mesi tranquilli, giugno o settembre, con meno gente e prezzi più umani. Noi partiamo a settembre, bassa stagione, spiagge mezze vuote, una meraviglia. È il segreto dei furbi e dei pensionati. Stesso sole, metà prezzo, 0 file. Chi invece vuole agosto rischia di trovare il tutto esaurito. Il tutto esaurito quando non c'è più niente di libero. Camere, ombrelloni, traghetti, tutto prenotato. Ho chiamato 10 alberghi, tutto esaurito. Si usa anche per concerti e stadi pieni. Ad agosto sulla costa è la risposta più temuta al telefono. Per evitarlo c'è una sola strada: prenotare con largo anticipo.
con largo anticipo, molto prima del necessario, mesi prima, a volte un anno. Qui bisogna prenotare con largo anticipo, a gennaio per agosto. Ci sono famiglie che riprenotano l'albergo per l'anno dopo il giorno stesso della partenza, giuro. Quanto alla destinazione, una scelta amatissima è l'agriturismo. L'agriturismo, la struttura in campagna dentro una vera azienda agricola, dove si dorme e si mangia quello che si produce lì. Abbiamo passato 3 giorni in un agriturismo in Toscana, olio loro, vino loro. Metà agricoltura, metà turismo. La parola dice esattamente cos'è. All'estremo opposto c'è il villaggio turistico. Il villaggio turistico, il complesso di vacanze organizzate. Piscine, animazione, mini club per i bambini, spettacoli la sera. Coi bambini piccoli il villaggio turistico ci ha salvato la vita. C'è chi lo ama e chi lo evita, ma l'animatore che ti trascina a ballare è un'esperienza culturale completa. Una volta scelto il posto, per bloccare la prenotazione c'è lei, la caparra. La caparra, la somma di denaro che si versa in anticipo per confermare una prenotazione. Ho versato 100 euro di caparra per l'appartamento. Se poi non parti, di solito la perdi. È il modo dell'albergatore di dire «fidiamoci pure, ma non troppo». E al telefono arriva sempre la domanda sui pasti, e la risposta più amata è la mezza pensione. La mezza pensione la formula con colazione e cena incluse, e il pranzo libero. Con la mezza pensione a pranzo mangiamo un panino in spiaggia. È l'equilibrio perfetto, liberi tutto il giorno, coccolati la sera. La scelta di chi vuole esplorare senza rinunciare alla cena pronta. E per finire, una parola d'altri tempi che amo, la villeggiatura. La villeggiatura, la vacanza lunga e lenta di una volta, quando ci si trasferiva al mare o in montagna per un mese intero. I nonni andavano in villeggiatura a Rimini per tutto luglio. Oggi si usa con un sorriso nostalgico, sa di famiglie numerose e di tempi più lenti. Le espressioni di questa sezione. L'alta stagione per il periodo dei prezzi alle stelle, la bassa stagione per i mesi tranquilli, il tutto esaurito per quando non c'è più posto, con largo anticipo per prenotare mesi prima, l'agriturismo per la vacanza in campagna vera, il villaggio turistico per la vacanza organizzata, la caparra per confermare la prenotazione, la mezza pensione per colazione e cena incluse e la villeggiatura per la vacanza lunga d'altri tempi. A un certo punto dell'estate, guardando il mare dalla spiaggia, viene sempre la stessa idea. E se lo vedessimo dall'altra parte? L'Italia ha 8.000 chilometri di coste e almeno un giorno di vacanza, prima o poi, si passa sull'acqua. L'idea ha un nome preciso, la gita in barca. La gita in barca, l'escursione di un giorno sull'acqua per vedere la costa dal mare e fare il bagno al largo. Domani facciamo una gita in barca alle grotte. È il giorno speciale della vacanza, quello che si racconta poi per mesi. Cappello, macchina fotografica, panini contati e quella leggera aria da esploratori che viene a tutti appena si sale a bordo. Il mezzo più democratico è il gommone. Il gommone, l'imbarcazione gonfiabile con il motore, semplice e veloce, che spesso si guida senza patente. Abbiamo noleggiato un gommone per la giornata. È la libertà pura, si va dove si vuole, con lo zaino, l'acqua e una mappa guardata a metà. E poi arriva il momento solenne, prendere il largo. Prendere il largo, allontanarsi dalla costa, andare verso il mare aperto. Appena presa la barca, abbiamo preso il largo. È anche figurato e bellissimo. Chi prende il largo nella vita lascia il porto sicuro e va verso qualcosa di più grande. L'obiettivo della giornata, di solito, è una caletta. La caletta, la piccola baia nascosta tra le rocce, spesso raggiungibile solo dal mare. Abbiamo trovato una caletta deserta, solo noi e 2 gabbiani. È il tesoro dell'estate, tutti ne cercano una segreta, tutti giurano di non dire a nessuno dov'è e l'anno dopo la trovano piena di gommoni. Il segreto, in Italia, dura una stagione. Una volta in acqua, ecco la domanda eterna dei bagnanti italiani. Si tocca? Si tocca? L'acqua è abbastanza bassa da poter stare in piedi toccando il fondo. Vieni, qui si tocca! E il contrario fa metà paura e metà avventura. Attento, lì non si tocca. 2 parole che ogni bambino italiano conosce prima ancora di saper nuotare. Chi invece mette la testa sotto va a fare snorkeling. Fare snorkeling, nuotare in superficie con maschera e boccaglio guardando il fondo. In quella caletta abbiamo fatto snorkeling per 1 ora.
L'inglese si è infilato anche qui, ma l'esperienza è mediterranea da sempre. Pesci, ricci e quel silenzio azzurro che non si dimentica. A fine giornata bisogna attraccare. Attraccare, avvicinarsi con la barca al porto o al molo e fermarsi, legandola. Abbiamo attraccato al tramonto, stanchi e felici. È il verbo del ritorno, la manovra lenta, la corda lanciata a chi aspetta sul molo, la terraferma che torna sotto i piedi. Il contrario, quando si parte, è salpare. C'è solo un nemico in questa giornata perfetta, il mal di mare. Il mal di mare, la nausea che viene sulle barche quando le onde muovono tutto. Con le onde di traverso mi è venuto il mal di mare. Il rimedio dei marinai è guardare l'orizzonte. Il rimedio di Giovanni è mangiarsi un panino e misteriosamente funziona. Le espressioni di questa sezione, la gita in barca per l'escursione sull'acqua, il gommone per l'imbarcazione gonfiabile a motore, prendere il largo per andare verso il mare aperto, la caletta per la baia nascosta tra le rocce, si tocca per l'acqua dove si sta in piedi, fare snorkeling per nuotare guardando il fondo, attraccare per fermarsi al molo e il mal di mare per la nausea delle onde. Poi il sole scende, la spiaggia si svuota e l'estate italiana cambia completamente vestito. La sera delle vacanze è un mondo a parte. Si esce tutti, si cammina piano, si mangia qualcosa, si guarda il cielo. E anche la sera ha le sue parole, alcune bellissime. Il palcoscenico della sera è il lungomare. Il lungomare, la strada che corre lungo il mare, con le palme, le panchine e i gelati in mano. Dopo cena facciamo 2 passi sul lungomare. Ogni città di mare ne ha uno ed è lì che l'estate va in scena. Famiglie, coppie, bambini in bicicletta, tutti avanti e indietro. E quel camminare avanti e indietro ha un nome meraviglioso, lo struscio. Lo struscio, la passeggiata lenta della sera, fatta per vedere gente e farsi vedere, vestiti bene. Alle 7 il paese intero esce per lo struscio. La parola viene dal rumore dei passi che strusciano. Non si va da nessuna parte, si va e basta. Nei paesi la sera d'estate profuma di sagra. La sagra, la festa popolare dedicata a un piatto o a un prodotto locale. La sagra del pesce, della porchetta, del tartufo. Stasera andiamo alla sagra del pesce fritto. Tavoli di plastica, piatti abbondanti, musica dal vivo. È l'Italia più vera e si mangia da re spendendo pochissimo. Per i bambini, e non solo, c'è il Luna Park. Il Luna Park, il parco dei divertimenti estivo con le giostre, l'autoscontro, lo zucchero filato. Da piccolo il Luna Park era il premio di fine estate. Le luci colorate, la musica, quell'odore di dolce e di elettricità. Chiunque sia stato bambino in Italia lo riconosce a occhi chiusi. Le notti più speciali finiscono attorno a un falò in spiaggia. Il falò in spiaggia, il fuoco acceso sulla sabbia, di notte, con gli amici, la chitarra, le chiacchiere fino a tardi. Per il suo compleanno abbiamo fatto un falò in spiaggia. È il rito dell'amicizia estiva, le facce illuminate dal fuoco, il mare nero davanti e nessuna voglia di andare a dormire. E c'è una notte che tutti aspettano, la notte di San Lorenzo. La notte di San Lorenzo, il 10 agosto, la notte famosa per le stelle che cadono. Per la notte di San Lorenzo andiamo a guardare il cielo dalla collina. È una data che gli italiani conoscono a memoria. Quella sera mezzo paese sta col naso all'insù. Quella notte si cercano le stelle cadenti. Le stelle cadenti, le scie luminose che attraversano il cielo d'agosto per un attimo. Ne ho viste 3 stelle cadenti in una sera. C'è sempre chi grida «Eccola!» quando ormai è sparita e chi guardava dall'altra parte. Nessuno smette di cercarle. Perché ogni stella cadente dà diritto a una cosa, esprimere un desiderio. Esprimere un desiderio, formulare in silenzio dentro di sé la cosa che si vuole di più, senza dirla a nessuno. Ho visto una stella cadente e ho espresso un desiderio. La regola è severa, se lo racconti non si avvera, quindi zitti e sognate. Le espressioni di questa sezione: il lungomare per la strada lungo il mare, lo struscio per la passeggiata del vedere e farsi vedere, la sagra per la festa del piatto locale, il Luna Park per le giostre dell'estate, il falò in spiaggia per il fuoco notturno con gli amici,
la notte di San Lorenzo per il 10 agosto, le stelle cadenti per le scie nel cielo e esprimere un desiderio per il sogno segreto di quella notte. E poi, inevitabile come la marea, arriva la fine. Le valigie si rifanno al contrario, la macchina riparte verso casa e l'Italia vive l'ultima grande scena collettiva dell'estate, il ritorno. Anche questo momento, un po' dolce e un po' amaro, ha il suo vocabolario preciso. Se la partenza era l'esodo, il ritorno è il controesodo. Il controesodo, il rientro in massa dalle vacanze con le autostrade piene nella direzione opposta. Nel weekend è previsto il controesodo, milioni di italiani sulla via del ritorno. Stessa scena di luglio, ma al contrario, più abbronzati, meno allegri. La parola chiave di quei giorni è il rientro. Il rientro, il ritorno alla vita normale dopo le vacanze. Casa, lavoro, scuola, sveglia presto. Com'è andato il rientro? Non me ne parlare. A fine agosto i giornali non parlano d'altro. Il rientro è un piccolo lutto nazionale, elaborato tutti insieme. Ed esiste perfino un nome per quel malessere, la sindrome da rientro. La sindrome da rientro è la stanchezza e la tristezza dei primi giorni dopo le vacanze, quando il corpo è in ufficio ma l'anima no. Ho la sindrome da rientro, fisso il computer e penso al mare. Suona come una diagnosi medica e gli italiani la usano proprio così, con serietà comica. In quei giorni si dice anche una cosa più semplice: avere ancora la testa in vacanza. Avere ancora la testa in vacanza, essere tornati fisicamente, ma continuare a pensare come se si fosse ancora al mare. Scusa l'errore, ho ancora la testa in vacanza. È la scusa ufficiale di settembre e funziona, tanto ce l'hanno tutti. Poi cominciano i racconti. E per descrivere i luoghi visti, la prima espressione è un posto da cartolina. Un posto da cartolina è un luogo talmente bello da sembrare la fotografia perfetta di una cartolina. Quella caletta è un posto da cartolina, acqua turchese e barchette bianche. Si usa quando la realtà supera le foto, cosa che in Italia succede spesso. E per il giudizio complessivo? Una vacanza da sogno. Una vacanza da sogno, una vacanza perfetta, come l'avevi immaginata nei mesi d'inverno. È stata una vacanza da sogno. Non volevamo più tornare. Il da sogno funziona con tutto. Una casa da sogno, un viaggio da sogno. Il sogno è il metro di misura della felicità. Intanto al lavoro tocca rimettersi in pari. Rimettersi in pari, recuperare tutto quello che si è accumulato durante l'assenza. Messaggi, pratiche, faccende. Mi serve una settimana solo per rimettermi in pari con le email. È la montagna che ti aspetta al ritorno. Si scala un giorno alla volta, sospirando. Ma sulla scrivania almeno c'è qualcosa che sorride. I souvenir. I souvenir, i piccoli oggetti comprati in vacanza per ricordo o da regalare. La calamita, la conchiglia, il torrone del posto. Ti ho portato un souvenir dalla Sicilia. La parola è francese. L'abitudine è universale. Metà valigia al ritorno è fatta di souvenir e il frigorifero si copre di calamite. Le espressioni di questa sezione sono il controesodo per il ritorno in massa, il rientro per il ritorno alla vita normale, la sindrome da rientro per la tristezza dei primi giorni, avere ancora la testa in vacanza per la mente rimasta al mare, un posto da cartolina per il luogo di bellezza perfetta, una vacanza da sogno per la vacanza ideale, rimettersi in pari per recuperare il lavoro arretrato e i souvenir per i piccoli ricordi da portare a casa. Ed eccoci alla fine del viaggio. Siamo partiti da una porta di casa che si chiudeva, con le valigie ancora aperte sul letto, e siamo arrivati fino al rientro di settembre, passando per spiagge e stabilimenti, per barche e calette, per tavolate di Ferragosto e notti di stelle cadenti. Un'estate italiana intera, vissuta parola per parola. Prima di salutarci, come sempre, il ripasso completo. Tutte le espressioni di oggi, sezione per sezione, nell'ordine esatto in cui le abbiamo incontrate. Respirate. Sono tante e sono tutte vostre. Dalla partenza, quando l'Italia si mette in strada. Fare le valigie, viaggiare leggeri, l'esodo estivo, il bollino nero, mettersi in viaggio, partire all'alba, fare il pieno, l'autogrill, buone vacanze. Dallo stabilimento balneare, il regno dell'estate organizzata.
lo stabilimento balneare, l'ombrellone, la sdraio, il bagnino, la cabina, la prima fila, la spiaggia libera, l'abbonamento stagionale. Dal kit del mare, la borsa che contiene tutto, il costume da bagno, le infradito, il telo mare, la crema solare, spalmarsi la crema, la salsedine, scottarsi, la borsa frigo, il materassino. Dall'acqua, dove l'estate diventa leggera, il bagnasciuga, tuffarsi, fare il morto, il mare mosso, l'acqua e un brodo, il salvagente, i braccioli, maschera e boccaglio, le pinne. Dai piaceri della spiaggia, tra suoni e sapori, la granita, coccobello, il venditore ambulante, i racchettoni, il pedalò, noleggiare, i castelli di sabbia, il chiosco. Dal grande caldo, il protagonista invisibile, l'afa, afoso, il solleone, un'ondata di caldo, boccheggiare, mettersi all'ombra, il ventaglio, la bibita ghiacciata. Da Ferragosto, il cuore dell'estate. Ferragosto, fare il ponte, la grigliata, la scampagnata, la tavolata, i fuochi d'artificio, l'anguria, la città deserta. Dalle prenotazioni, la strategia della vacanza, l'alta stagione, la bassa stagione, il tutto esaurito, con largo anticipo, l'agriturismo, il villaggio turistico, la caparra, la mezza pensione, la villeggiatura. Dalla giornata in barca, il mare visto dal mare, la gita in barca, il gommone, prendere il largo, la caletta, si tocca, fare snorkeling, attraccare, il mal di mare. Dalle sere d'estate, quando tutto si accende, il lungomare, lo struscio, la sagra, il Luna Park, il falò in spiaggia, la notte di San Lorenzo, le stelle cadenti, esprimere un desiderio. E dal rientro, l'ultimo capitolo, il controesodo, il rientro, la sindrome da rientro, avere ancora la testa in vacanza, un posto da cartolina, una vacanza da sogno, rimettersi in pari, i souvenir. 92 espressioni nuove. Un'estate italiana intera, dalla prima valigia all'ultima calamita sul frigorifero. Non cercate di ricordarle tutte insieme, non serve e non funziona. Tornate ad ascoltare questo episodio, una sezione alla volta, magari proprio sotto l'ombrellone o in viaggio, e lasciate che le parole si sistemino da sole, con calma. Le parole imparate al mare, si sa, sono come la sabbia nelle scarpe. Restano attaccate, le ritrovi addosso quando meno te lo aspetti, a ottobre, a gennaio, e ogni volta ti riportano lì e ti fanno sorridere. E quando l'estate arriverà davvero, usatele senza paura. Ordinate una granita al chiosco, chiedete se si tocca prima di buttarvi, lamentatevi dell'afa come veri italiani, contrattate l'ombrellone in prima fila ed esprimete un desiderio sotto le stelle di San Lorenzo, senza dirlo a nessuno, mi raccomando. Perché l'italiano non si impara a memoria, si vive, si nuota, si mangia, si racconta. Grazie di aver passato quest'estate con noi, ovunque voi siate nel mondo. Al prossimo episodio e, in qualunque stagione vi trovi questo audio, buone vacanze!